Amici, buongiorno, altro video presuntuoso. Oggi parliamo di addominali. Piccola premessa doverosa prima di cominciare, sappiate che gli addominali bassi non esistono. Siete ancora lì? Molto bene. Andiamo a conoscere i nostri muscoli addominali insieme. Partiamo dai retti. Muscoli pari e simmetrici che dallo sterno e dalle costole vicino a lui scendono paralleli e arrivano fino al pube, basso bacino. Partono da qui e arrivano in basso. Loro avvicinano sterno e pube. Lungo il loro decorso troviamo delle iscrizioni tendinee che danno quel tanto ricercato e invidiato aspetto della tartaruga, della scacchiera. In realtà servono a dare maggior forza, maggior compattezza ai retti addominali per proteggere gli organi interni. Insieme ai retti chi troviamo? Troviamo poi gli obliqui esterni che hanno questa direzione e gli obliqui interni che hanno quest'altra direzione. Interni ed esterni hanno più o meno questo tipo di aspetto, sono ortogonali tra loro, formano una specie di X a destra e una X a sinistra. Questo ci dà, anche lì il tanto ricercato e invidiato, aspetto del bustino, del vitino da Vespa. Profondamente a questi troviamo il muscolo trasverso dell'addome, una cintura molto molto profonda. Tutti questi muscoli insieme, quando si contraggono, sono molto importanti perché vanno a formare il cosiddetto torchio addominale, cioè questa contrazione di questi muscoli insieme al muscolo diaframma comporta un aumento della pressione addominale atta a favorire l'uscita di qualsiasi cosa dal nostro corpo, quindi durante la defecazione, durante la tosse, durante lo starnuto, durante il parto. Con questo abbiamo parlato della muscolatura addominale collocata nella cavità addominale. Insieme a questi troviamo molto molto profondamente un muscolo che è già difficile da pronunciare, iliopsoas, perché in realtà sono due muscoli formati insieme, il muscolo psoas e il muscolo ileo. Questo muscolo che adesso vi illustro è molto importante perché si attacca alle vertebre lombari, anche alla 12ª toracica, all'ultima vertebra toracica, e si attacca anche ai loro dischi intervertebrali, quindi è importante in caso di protrusioni e di ernie. Voi immaginate le vertebre lombari sono qui, davanti a queste parte il muscolo psoas. Lui comincia, va verso il basso, arrivato nel piccolo bacino, incontra il muscolo ileo. Insieme si fondono e vanno nella zona inguinale. Per cultura si attaccano a un pezzettino di femore che si chiama piccolo troccantere. Quindi dalle vertebre lui scende, va verso l'inguine, arrivato nel piccolo bacino incontra il muscolo ileo e poi si va ad attaccare al piccolo troccantere. Vi faccio vedere cosa accade quando noi usiamo i muscoli addominali e mi riallaccio al fatto che gli addominali bassi non esistano. Siamo in questa posizione, i retti e gli obliqui favoriscono questa chiusura, ma solo questa, sterno che si avvicina al pube. Poi possiamo andare di lato con gli obliqui, possiamo andare in torsione sempre con gli obliqui, ma le gambe non si alzano e la lombare non si alza. Chi fa alzare la lombare o le gambe o contemporaneamente tutte e due? È il nostro muscolo iliopsoas. Quindi se io faccio questo utilizzo solo i retti e gli obliqui, ma se faccio questo uso il muscolo iliopsoas, che è l'unico muscolo del nostro corpo che connette la parte alta agli arti inferiori.
è l'unico. Quindi questo lavoro si può fare perché? Perché i muscoli retti e gli obliqui tengono ben saldo l'addome, evitando che la lombare si spanci. Quindi non ci facciamo male. E le gambe sono tirate su dall'iliopsoas. Stessa cosa, invertiamo i punti, le gambe sono ferme, arrivo fino a qui grazie ai retti e agli obliqui, ma chi mi fa salire la zona lombare è il muscolo iliopsoas. D'accordo? E questo è molto importante. Chiudo con i retti, salgo con lo psoas. Chiudo con i retti e salgo con lo psoas. Questa è la cosa più importante. Negli anni 80, negli anni 90, quando si facevano cadere le gambe e si facevano risalire, si sentiva un po' più di sforzo nella zona dei retti, sotto l'ombelico, e si sperava anche che questo potesse bruciare i grassi della pancia, specialmente nella porzione sottoombelicale dove questi spesso vanno a depositarsi. Per fortuna abbiamo capito che non è più così. I grassi si bruciano in un altro modo, e vi rimando all'altro video presuntuoso sul sistema aerobico, e gli addominali bassi non esistono. Grazie.